Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi l'S2000 è sotto i ferri. È in corso un'operazione a cuore aperto. Com'è andata l'operazione? Devi dire che il paziente è in rapida convalescenza. Siamo giunti a un nuovo episodio del progetto S2000. Personalmente il mio preferito, perché qui possiamo vedere un po' di novità interessanti e corpose sulla mia S2000 nera. Specifico nera, perché come sapete nell'ultimo episodio ho comprato un'altra S2000 molto bella, blu. La macchina incidentata, purtroppo il telaio è danneggiato, quindi la macchina non si può riparare. Ho comprato quella macchina per un solo scopo: smembrarla. Lo so, è brutto dirlo. Ho comprato un S2000 che verrà smontata e poi buttata, però come vi ho detto purtroppo non può essere riparata, quindi l'unico scopo che aveva ancora quella macchina era quello di essere acquistata, prendere tutti i pezzi e poi buttare via il telaio. Così ho fatto. La macchina è stata, anzi le macchine sono state per 3 giorni in sala operatoria da Barus Garage, proprio dove ho comprato questa macchina. Dopo 3 giorni devo dire che la macchina è cambiata veramente tanto, soprattutto dal punto di vista della guida, perché prima di tutto ho cambiato il motore. L'S2000 blu che ho comprato aveva circa 114.000 km, ultimo tagliando completo fatto a 111.000. Il motore che avevo prima su questa era arrivato a circa 230.000 km, iniziava a mangiare tantissimo olio, secondo me era giunta la sua ora e sono molto contento di aver fatto questo cambio motore. Seppure sul banco di prova con 230.000 km avevo tirato fuori numeri molto interessanti, alla guida mi rendo conto che con un motore più fresco, con la metà dei chilometri, la differenza è notevole. Posso avvertire la differenza soprattutto ai bassi e ai medi, perché qui adesso la macchina è molto più vivace, ha più brio. Già di serie l'S2000 sotto i 5.000 giri non è proprio un mostro di coppia di potenza, però adesso posso apprezzare il fatto di avere un motore che riesce ad erogare ancora più potenza ai bassi e medi, perché quando non entra il VTEC ti dà l'idea di essere un po' morto, mentre adesso mi piace ancora di più. Fare un cambio motore non è una cosa proprio rapida e semplice. Togli il motore dalla blu, lo incastri nella nera. In realtà no, perché Baru ha aperto entrambi i motori e ha cambiato tutte le componentistiche, quindi ha aperto il motore dell'S2000 blu, poi ha aperto quello della nera, ha smontato il motore della blu, ha smontato il motore della nera e ha sostituito tutti i pezzi. Quindi potete capire che in questo episodio del progetto S2000 c'è stato tanto lavoro dietro. Come vi ho detto, sono contento di questo cambio motore, non solo perché adesso posso constatare che la macchina va più forte, ma se un giorno mi stufo e voglio vendere la macchina, potete capire che a vendere la macchina con 200.000 km ci impiego molto più tempo e probabilmente devo venderla anche a un prezzo molto più basso, mentre adesso dalla metà dei chilometri posso rivendere la macchina più facilmente e magari chiedere anche qualcosina di più, perché come vi ho detto l'S2000 blu l'ho pagata 2.850 euro, un prezzaccio, perché i pezzi di ricambio dell'S2000 sono diventati piuttosto rari e dispendiosi. Per farvi un'idea, per il solo motore in giro chiedono tra i 3 e 4.000 euro. Aprire il mio motore e rifarlo completamente mi sarebbe costato quella cifra, quindi se avessi voluto fare solamente l'intervento al motore non mi sarebbe convenuto, quindi ho fatto prima comprare questa macchina blu e smontarla del tutto, anche perché non ho preso solo il motore, vi ho detto. Smontando la frizione abbiamo potuto constatare che era praticamente finita, però in realtà nella guida non me ne accorgevo perché la frizione non slittava, le marce entravano bene, non si puntavano, però
volta cambiata mi rendo conto anche qui della differenza, perché le marce entrano in modo un po' più fluido, il pedale della frizione è un po' più morbido e questo cambio a 6 marce Honda è fantastico. Adesso che ho cambiato la frizione le marce entrano ancora meglio ed è veramente uno spettacolo. E adesso che ho rodato l'impianto frenante finalmente riesco a darvi anche un feedback della potenza frenante, perché se vi ricordate qualche episodio fa ho montato dischi e pastiglie della IBC, un'azienda inglese. S2000 non è una macchina pesante, quindi non penso che sia necessario cambiare anche le pinze, a meno che si fa un uso intenso in pista. Del mio impianto attuale sono molto soddisfatto. Le pastiglie che ho montato sono le Yellow Stuff, quindi un ottimo compromesso tra utilizzo stradale e un utilizzo saltuario in pista. Mi piace la risposta del pedale del freno che è immediata, così come la potenza che è piuttosto potente e costante. Da quando ho cambiato il motore ho fatto circa 400 km allegri e non ho riscontrato il fading. Scommetto che vi mancava anche a voi sentire questo VTEC fino in zona rossa. Beh, voi starete pensando che dall'S2000 Blu ho preso anche l'impianto di scarico completo della Mugen. No. Con grande sorpresa ho deciso di tenere il mio HKS perché, prima di tutto suona veramente bene. Secondo, l'impianto della Mugen è da 35 mm. Il mio dell'HKS da 45 mm. Suona veramente bene. Poi, secondo, ho guardato la macchina sul ponte e tutto l'impianto completo aveva troppi silenziatori, quindi ad aver messo quell'impianto sulla mia S2000 nera probabilmente avrebbe avuto un sound molto simile ad uno scarico originale, quindi aveva poco senso fare lo scambio. Poi mi sono reso conto che in realtà solamente il terminale è in titanio, tutto il resto della linea di scarico è in acciaio, quindi a questo punto mi tengo il mio HKS che rimane comunque un signor scarico, made in Japan. Forse, come potete notare, sul quadro strumenti è tornata una vecchia amica, la spia motore. Nulla di grave, ragazzi, in realtà questa spia mi perseguita più o meno dal giorno che ho comprato la macchina. Vai, viene. Abbiamo potuto constatare che questa spia è causata dalla sonda lambda. In realtà l'avevo già cambiata una volta la sonda e non andava bene, e questa volta abbiamo scoperto che la spia motore entra perché la sonda che ho montato non va bene. In questo momento ho la sonda lambda di un S2000 del 99. Facendo un po' di ricerca abbiamo potuto constatare che il Model Year 2008 ha un tipo leggermente diverso di sonda e quindi per questo motivo fa entrare la spia motore, quindi nulla di grave. Però qui al volante posso constatare che il motore gira bene e suona bene. Meccanicamente è perfetta, è in ordine. Esteticamente ci sono ancora dei lavoretti da fare. Come potete vedere, finalmente è stata sostituita la moquette sul lato guidatore. Ho sempre odiato quello squarcio enorme che c'era sulla moquette e fortunatamente la moquette lato guidatore dell'S2000 Blu era in buone condizioni, quindi è stato fatto lo scambio. Come potete vedere è stata aggiunta anche la paratia di plastica sotto il vano motore, molto importante. Purtroppo il parasassi del lato sinistro dell'S2000 Blu ha delle dimensioni leggermente differenti dalla mia nera. Non è molto bello avere tutti quei cavi, quelle centraline così scoperte, quindi al più presto devo ordinare dei parasassi nuovi. Ormai ci siamo, ragazzi, manca poco per poter definire il progetto S2000 ultimato. Il detailing ha veramente trasformato la macchina, quello è stato un episodio piuttosto importante. E adesso che ho un motore con la metà dei chilometri, la carrozzeria rinfrescata, a guidarla, a vederla non direste che è una macchina con più di 230.000 km sulle spalle. Sul montante del parabrezza potete vedere che c'è una leggera piegatura. Io non ho assolutamente idea di che cosa ha combinato l'ex proprietario per causarlo. Dall'S2000 Blu abbiamo potuto staccare un pezzo e sostituirlo, però come potete vedere lì il montante va riparato. Però mi è stato detto che può essere riparato senza andare
a stuccare. Con una leva si può tirare su come se fosse un semplice bollo. Staremo a vedere. Beh ragazzi, direi che la bella stagione sta arrivando. Quest'anno arriveranno dei bei contenuti dell'S2000 in azione, specialmente in pista. Quindi ragazzi, adesso l'S2000 blu che fine farà? Tanti proprietari di S2000 mi hanno contattato per chiedermi: Marco, vendi questo, vendi quello. In realtà, siccome non ho né tempo né voglia di gestire la vendita di tutti i pezzi, quello che è rimasto l'ho venduto tutto in blocco a Baru. Quindi ragazzi, se vi interessa qualcosa di quello che è rimasto, contattate direttamente Barus Garage. L'idea era quella di ultimare il progetto, farci qualche chilometro e rivenderla. Però io onestamente mi sono innamorato di questa macchina. Rapporto qualità, prezzo, prestazioni e soprattutto sensazioni, per me è difficile trovare di meglio a 20.000 euro, secondo me. Io come sempre ringrazio eBay per tutto il supporto che mi sta fornendo nel progetto S2000. Grazie anche a Barus Garage per il lavoretto che ha fatto sull'S2000. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!